Sebbene la vendemmia sia ancora lontana, la primavera si rivela decisiva per quanto riguarda lo sviluppo della vite. Vi è una particolare operazione che occorre svolgere in questo periodo dell'anno. Dopo il periodo invernale, con l'aumentare delle temperature, lentamente si rimette in moto la pianta e quindi la linfa inizia nuovamente a essere traslocata all'interno della pianta. Abbiamo così la fase del germogliamento che dà avvio a una nuova stagione. Con il germogliamento assistiamo all'apertura delle gemme e quindi dalle gemme che avevamo lasciato nell'inverno sul capofrutto si originano i nuovi germogli. Germogli che in origine sono molto teneri, sono molto fini e pian pianino si sviluppano e si allungano, dando origine a quelli che sono i germogli, costituiti quindi da un asse principale con le foglie e l'apice vegetativo alla cima, sulla sommità. Con il passare dei giorni e delle settimane continua lo sviluppo del germoglio e oltre alle foglie e agli apici possiamo anche vedere i primi grappolini in fase di sviluppo. La fase primaverile è una fase molto delicata per il viticoltore perché deve iniziare a prendersi cura dello sviluppo di tutta la pianta. E allora ci sono alcuni fattori che possono essere abbastanza controllati e altri che invece sono fattori di rischio. E quindi i fattori di rischio che l'agricoltore non può controllare sono legati alla meteorologia. E quindi si va incontro al rischio di gelate primaverili tardive, a eventi di temporali grandiniferi, sui quali l'agricoltore ben poco può fare. Per quanto riguarda la gestione del vigneto, invece, è l'agricoltore che in questo momento deve iniziare a prendersi cura delle piante. Allora deve iniziare a gestire tutte le erbe infestanti che ci sono all'interno del vigneto con sfalci, con operazioni di taglio per evitare la competizione con le viti stesse e deve iniziare una serie di trattamenti per poter proteggere la pianta da eventuali infezioni ad opera di funghi. Principalmente questi trattamenti vanno a limitare le infezioni di peronospora e oidio e vengono fatte andando ad eseguire alcuni interventi con prodotti che possono proteggere le piante. L'agricoltore deve effettuare degli interventi che siano il più possibile mirati e con un occhio sempre attento a quello che è il rispetto di tutto quello che è l'ambiente, non solo dell'agroecosistema vigneto, ma anche di tutto ciò che sta intorno. Nel periodo primaverile inizia l'importante fase di lavoro della potatura verde. Con le operazioni di potatura verde il viticoltore va a limitare il vigore della pianta, a lasciare la giusta carica di germogli per ottenere una buona maturazione delle uve e quindi esegue l'operazione di spollonatura e l'operazione di scacchiatura. Con l'operazione di spollonatura il viticoltore va a eliminare tutti i polloni, ossia tutti i germogli che si sono sviluppati sul ceppo e nella parte bassa della pianta. Mentre con il termine di scacchiatura il viticoltore va a eliminare i germogli doppi che si sono sviluppati dalle gemme posizionate sul capofrutto e va a eliminare il germoglio meno sviluppato e meno vigoroso. Dalla vigna alla cantina. Un connubio valido tutto l'anno per giungere all'eccellenza. Con l'innalzamento delle temperature primaverili, nel vino avviene un altro fenomeno chimico molto importante che è la fermentazione malolattica. In questo momento si può notare in cantina una quiete, vasche chiuse, pochi operatori, ma è una quiete apparente perché all'interno delle vasche e quindi nel vino sta avvenendo una fermentazione, una trasformazione praticamente dell'acido malico in acido lattico per mezzo di microorganismi che sono i batteri lattici. Una delle tante stabilizzazioni del vino, praticamente il vino dà un sapore aspro, si arrotonda e acquisisce quel gusto che poi sarà quello finale in bottiglia.
Nel caso in cui la massa sia carente di questi microrganismi, a volte aggiungiamo proprio dei batteri lattici specifici. Un requisito molto importante affinché avvenga questo tipo di fermentazione è la temperatura che si deve assestare mediamente sui 20 gradi. In questo momento ho in mano alcuni dei risultati del continuo monitoraggio che si concretizza con una cromatografia su carta. Qui su questi fogli noi riusciamo a cristallizzare lo stato di avanzamento della fermentazione con dei grafici, delle tracce che noi andiamo di volta in volta ad interpretare fino alla completa trasformazione. Parte da una presenza di acido malico e via via la scomparsa dell'acido malico e la presenza di acido lattico, e qui vediamo un'evoluzione che si presenta circa al 40-50% scarso, mentre in quest'altra cromatografia vediamo che l'acido malico scompare e c'è la presenza dell'acido lattico, per cui la fermentazione malolattica si può intendere conclusa. Nei vini bianchi è auspicabile che la fermentazione malolattica non venga svolta o comunque che venga svolta parzialmente, proprio perché i vini bianchi necessitano di un quadro acido abbastanza consistente e la malolattica andrebbe comunque a impoverirli un po' sotto questo aspetto. Le ripercussioni di un mancato svolgimento della fermentazione malolattica per quanto riguarda i vini rossi si potrebbero concretizzare nel fatto che poi questo fenomeno possa avvenire in bottiglia successivamente e quindi andare a degradare il prodotto quando già è sullo scaffale del negozio, e sarebbe un grosso problema per quanto riguarda il consumatore.